Benvenuti a tutti, ringraziamo chi ha visto la puntata precedente dedicata all'alimentazione e per tutte le domande che sono arrivate e a quasi tutte Enrico ha già risposto, però alcune magari sono rimaste in sospeso e quindi questo ci dà occasione per ripartire insomma sul tema. In effetti di domande ne sono arrivate molte e ho cercato di rispondere personalmente quasi a tutte. Ho un po' tralasciato quelle che sapevo magari fossero oggetto della puntata di oggi, ecco. Prima però di entrare nel merito, nella seconda parte della puntata dedicata alle alimentazioni, se vi ricordate, qualche puntata fa abbiamo accennato alla presenza e all'utilità dei controlli di tono. Ecco, devo dire, potrei citare un aneddoto che è capitato in questi giorni, nel quale abbiamo avuto un'esperienza un po' particolare, con uso direi non previsto dei controlli di tono. Un appassionato ci ha invitato a casa sua per farci sentire il suo impianto che era costituito, innanzitutto l'ambiente era un ambiente molto interessante a livello sia di dimensioni che di ricura, di ricercatezza, un ambiente che si presta molto bene, ecco, per ascoltarci della musica. Direi, magari, ecco, tutti gli appassionati avessero a disposizione un ambiente del genere. I diffusori sono dei diffusori molto particolari, dei diffusori non convenzionali, per cui magari anche parte di ciò che è accaduto in quell'ambiente può essere dovuto, imputato o effetto dei diffusori utilizzati. Infatti meriterebbe per certi versi un approfondimento, un cercare di capire meglio che cosa accade. Ma detto questo, alcune cose si possono ritenere valide a prescindere dal ruolo che hanno avuto i diffusori. L'impianto direi abbastanza minimalista, nel senso che a parte i diffusori c'era un amplificatore integrato e un lettore CD, prodotti top di gamma di un marchio giapponese, il quale, fedele alla tradizione, aveva i controlli di tono. Al primissimo ascolto cosa abbiamo verificato? Che di fondo c'era qualcosa che non andava, nel senso che a livello di articolazione della scena, nelle dimensioni orizzontali e verticali, tutto sommato c'era una certa ampiezza, ma le singole sorgenti sonore erano molto grandi, non messe a fuoco e soprattutto mancava completamente il senso della profondità. Ma a parte questo, tutta la struttura del suolo, l'impasto sonoro era in qualche modo poco trasparente, poco definito, con una sorta anche di distorsione timbrica tonale. Si sentiva come una sorta di malessere di fondo in tutto l'impianto. Vedendo che erano stati attivati i controlli di tono, ho chiesto al proprietario come mai fossero attivati, ecco, e mi ha detto semplicemente che insomma li aveva inseriti perché l'impianto suonava meglio con i controlli di tono inseriti, pur se posizionati in modalità perfettamente flat. E allora abbiamo cercato di capire che cosa accadesse facendo un confronto fra il suono in modalità direct, quindi bypassando lo stadio di controllo di tono, e il suono in modalità con i controlli di tono inseriti, ma i controlli di tono posti con cura nella posizione flat. E praticamente che cosa accadeva? Accadeva che in modalità direct il suono è vero che diventava per certi versi ancora peggiore, nel senso di ancora più scarno, ancora più privo di espressione di qualità e di coinvolgimento, ma almeno c'era una parvenza di articolazione della scena sonora e c'era presente una certa luminosità in tutta la percezione. Inserendo i controlli di tono, a livello di godibilità il suono diventava, qui bisognerebbe capire quale delle due è più vera, meno fastidioso o più godibile. Forse più godibile perché meno fastidioso. Ma la presenza del controllo di tono alla fine metteva una coperta su tutto, per cui uniformava un po' tutto. E se è vero che mancavano per certi versi quelle asprezze dovute probabilmente alla natura intrinseca dell'amplificazione, in qualche modo venivano stemperate dalla presenza di questo ulteriore stadio sul percorso del segnale. Ulteriore stadio che, per come è realizzato in quell'apparecchio, posso immaginare, ecco, che alla fine comporti una penalizzazione abbastanza consistente della qualità intrinseca del suono, cosa che abbiamo verificato, ecco. Però è interessante vedere come alla fine, empiricamente, utilizzando la presenza del controllo di tono,
risultava complessivamente più godibile. Ecco, mi sia consentita però una piccola riflessione a lato, ecco, nel senso che il paragone che mi è venuto subito spontaneo è come magari una circostanza nella quale si acquista, magari anche spendendo una cifra considerevole di soldi, un'automobile super leggera col telaio in carbonio e il massimo delle prestazioni, e poi una volta accortisi che ha un po' di difficoltà di tenuta di strada in certe situazioni, un po' sullo sconnesso, alla fine si riempie il baule con 3 quintali di ghisa sferoidale per poterla tenere a terra, ecco. E allora viene a chiedersi se magari non era più idoneo partire già subito in un'altra direzione, ecco. Naturalmente se il proprietario di questo impianto, tra l'altro persona assolutamente disponibile e simpatica e che ha tutta la nostra stima, ecco, ci sente, non lo prenda come una critica personale, ecco, ma come una considerazione generale che magari può essere utile a qualcun altro. Ecco, entrando nel vivo dell'argomento di questa puntata, una delle domande interessanti era relativa alla presenza dell'armonica di rete nell'alimentazione. Anche se la domanda era posta in modo diverso rispetto a come la analizzeremo in questo momento, mi ha dato lo spunto per riallacciarmi a un documento che avevamo preparato nel 1999 quando abbiamo presentato per la prima volta l'amplificatore monofonico con alimentazione stabilizzata. Vi mostrerò alcuni grafici. I grafici prenderanno la pagina intera, quindi vedete il grafico a pieno schermo. La mia voce in quel momento sarà solo sotto e cercherà di condurvi all'interpretazione di questi grafici. Cominciamo dalla figura denominata figura numero 1. Allora, cosa avevamo fatto? Abbiamo preso un amplificatore stereo con alimentazione direi convenzionale, 2 trasformatori indipendenti, uno per canale, da 250 VA, condensatori di filtro per complessivi 11.000 micro per ogni ramo, quindi 22.000 microfarad totali. Nella figura numero 1 possiamo vedere l'analisi dei residui spettrali presenti sull'alimentazione in DC degli stadi finali. In questa particolare condizione il finale è solo acceso, non sta erogando nessuna potenza, tranne l'assorbimento di polarizzazione degli stadi finali di 180 mA. A 0 dB abbiamo come riferimento un volt RMS. Vediamo la presenza di armoniche di rete con multipli di 100 Hz. 100 Hz perché? Perché una volta rettificato dal ponte diodi, la frequenza di rete di 50 Hz diventa un'onda pulsante a 100 Hz. Vedete che sono presenti tutte le armoniche di rete man mano decrescenti. Abbiamo la prima armonica a 100 Hz che si colloca a circa meno 30 dB. Meno 30 dB corrisponde all'incirca a 30 mV RMS di ripple presente sovrapposto sull'alimentazione DC. Nella figura numero 2 abbiamo esattamente lo stesso spettro, però su una banda espansa fino a 5 kHz. Vediamo che le armoniche di rete arrivano circa fino a 2 kHz. Nella figura numero 3 l'amplificatore comincia a erogare della potenza. Abbiamo scelto come frequenza di uscita 125 Hz. Questo perché ci consente di mettere bene in evidenza gli eventuali battimenti con la tensione, con la frequenza della rete di alimentazione. Con la potenza di uscita di 1 watt su 8 ohm vediamo che la fondamentale a 100 Hz si alza leggermente di valore, è circa 3-4 dB più grande rispetto ai meno 30 di origine. Ma interessante, vediamo che nell'alimentazione si nota la presenza della corrispondente 125 Hz in uscita, che teoricamente non dovrebbe essere presente sull'alimentazione. Abbiamo poi la seconda armonica della 125 Hz, ovvero la 250 Hz, e ci sono anche delle bande laterali dovute al battimento fra il 125 Hz e il 100 Hz della rete di alimentazione. Nella figura numero 4 vediamo l'amplificatore che sta erogando 100 watt su 4 ohm. Vediamo come il grafico di tutti i residui presenti sull'alimentazione DC diventa molto frastagliato. C'è una grandissima presenza di rumore di fondo, sia a livello di armoniche di rete che sono diventate molto più ampie, sia a livello di battimento fra le armoniche di rete e la frequenza fondamentale in uscita. Tutto quello che noi vediamo
Su questo grafico alla fine rappresenta lo scostamento fra la tensione ideale di alimentazione, che dovrebbe essere una pura tensione continua, e quello che effettivamente abbiamo come presenza sull'alimentazione degli stadi finali. E dobbiamo considerare una cosa, che questa tensione è la tensione presente, ad esempio, sul collettore di un transistor in uscita. I transistor in uscita, che siano bipolari o che siano MOSFET, comunque nel loro collettore o nel loro drain hanno la tensione di alimentazione. Internamente questa è separata da una piccola giunzione in semiconduttore che tipicamente può essere di qualche decimo di millimetro, e poi troviamo l'emettitore dove abbiamo il segnale di uscita. Quindi è inevitabile immaginare che la presenza di così tanto rumore, spurie, armoniche, alla fine abbia una ripercussione anche in uscita. È un po' come dire, abbiamo fuori dalla nostra casa un grande rumore di fondo dovuto a traffico o altre sorgenti. Se anche chiudiamo la porta, è vero, abbattiamo leggermente o anche un po' di più il rumore di fondo, ma comunque non potrà mai essere come in un luogo del tutto privo di rumore. Chiediamoci quindi tutto questo rumore che è presente sull'alimentazione, al lato pratico, che influenza ha l'ascolto. Ecco, direi che questa è una delle domande più interessanti, perché vista nell'origine e vista anche l'entità di ciò che accade, sarebbe interessante capire come si ripercuote sul risultato finale. Ecco, direi che se andiamo a analizzare la parte bassa e medio-bassa dello spettro, probabilmente questa è una delle motivazioni più importanti che spiegano la differenza di comportamento sonoro fra un amplificatore e l'altro, specialmente in quella regione. Ciò che differenzia il lato pratico molto spesso è la struttura e la natura di questo rumore che è sovrapposto all'alimentazione. E questo soprattutto in una regione che è molto critica, perché nel basso e nel medio-basso si edificano le fondamentali di pressoché tutte le strutture armoniche, sia della voce che dagli strumenti. Quindi avere una zona così fondamentale, in qualche modo contaminata, sporca, affetta da queste problematiche, non è sicuramente una cosa positiva, non potrà che andare a inficiare anche molto di ciò che viene nella parte media e nella parte alta. Aggiungerei poi anche due considerazioni importanti. Gli amplificatori in classe A, avendo un assorbimento a regime molto più alto, hanno per loro natura una maggiore criticità riguardo all'alimentazione, perché le correnti circolanti sono molto ampie, per cui anche a bassi livelli in realtà abbiamo una presenza di armoniche di rete molto più alta rispetto a quello che è l'alimentazione di un amplificatore in classe AB che non ha delle correnti di polarizzazione così spinte. Un altro aspetto importante è anche questo, che amplificatori che abbiano una struttura non a anello chiuso, quindi quelli che tipicamente vengono chiamati amplificatori non controrazionati, hanno molto più criticità sotto questo aspetto, perché in un amplificatore in cui l'anello di controreazione comprende anche gli stadi finali, buona parte di questi disturbi, di questo sporco che potrebbe arrivare a un'uscita, in qualche modo viene cancellato dall'effetto della controreazione. Qui poi si aprirebbe un altro discorso sull'utilità o meno della controreazione e l'influenza che ha sul risultato finale, ma lato pratico, specie in questa gamma di frequenze, avrebbe un'utilità abbastanza consistente per cercare di ridurre l'effetto di questi rumori parassiti. Mentre invece un amplificatore che abbia i transistor usciti al di fuori dell'anello di reazione, in qualche modo in uscita ci becchiamo pressoché tutte quelle componenti che per non linearità dei dispositivi di uscita in qualche modo passano dall'alimentazione verso l'uscita. E pertanto che un transistor, un semiconduttore sia realizzato in un certo modo è inevitabile che ci sia un passaggio di questi elementi. Come avevo accennato, queste misure erano state effettuate quando abbiamo introdotto il nostro primo amplificatore monofonico a alimentazione stabilizzata. Quindi può essere interessante vedere che cosa accade in una situazione diversa. Nella figura numero 1 vediamo semplicemente il risultato del setup di misura.
ovvero stiamo sempre misurando i residui di alimentazione sui dispositivi finali di un amplificatore, ma in questo caso l'amplificatore è spento e quello che noi vediamo a circa meno 70 dB e 50 Hz è semplicemente il rumore di fondo che lo strumento di misura sta captando in quel momento. E quindi come se fosse una sorta di rumore di fondo dello strumento non eliminabile. Nella figura 2 vediamo lo stesso amplificatore. Detto per inciso, stiamo parlando di un amplificatore monofonico, all'epoca era il modello 8.7 MR, con una potenza di uscita di 110 watt, con alimentazione completamente stabilizzata anche dei dispositivi finali di potenza. Quindi nella figura 2 vediamo cosa succede una volta che accendiamo l'amplificatore. Non sta ancora erogando potenza al carico, ma sta assorbendo la corrente di polarizzazione sempre di 180 mA. Vediamo che alla fine rispetto al rumore di fondo residuo dello strumento non è cambiato nulla. Quindi la tensione di alimentazione rimane ancora perfettamente aderente a una tensione pura in corrente continua. Dobbiamo confrontare questa figura con quella precedente. Arriviamo ora alla figura 3, ovvero quando l'amplificatore sta erogando una potenza di 1 watt su 8 ohm alla frequenza di 125 Hz. Anche qui vediamo che in realtà è presente solo il rumore di fondo residuo dello strumento. Questa figura anch'essa andrebbe confrontata con la figura 3. Ecco, arriviamo ora alla figura 4, dove l'amplificatore sta erogando quasi la sua potenza nominale, 100 watt su 4 ohm, e vediamo che anche in questo caso la tensione di alimentazione rimane perfettamente aderente al modello teorico. Non abbiamo nessun genere di disturbo né di presenza del segnale di uscita. Questa va confrontata con la figura 4. Come si ripercuote sul suono una differenza così evidente nella qualità dell'alimentazione di un apparecchio confronto a un altro? Ecco, nel caso dei nostri amplificatori monofonici, che per quanto mi risulta sono forse gli unici sul mercato a avere questa peculiarità, oltre a altri aspetti tecnici che li differenziano rispetto al modello stereofonico, ecco, una cosa che rimane immediatamente evidente all'ascolto è che passando da un amplificatore stereo all'amplificatore monofonico, essendo esso dotato di questa particolare tipologia di alimentazione, di primo acchito si rimane quasi un po' perplessi, nel senso che psicologicamente si è portati a immaginare che in una soluzione del genere ci sia qualcosa di più. In realtà, dopo lo smarrimento iniziale ci si rende conto che c'è molto di meno, ovvero c'è molto meno di ciò che se non ci fosse sarebbe meglio. Tutta la parte, come dicevo prima, della parte del basso e del medio basso rimane molto più tersa, molto più pulita, molto più musicalmente espressiva. Ad esempio, la differenza fra un contrabbasso suonato in modo acustico, senza quindi pick-up, ma semplicemente registrato il campo di pressione sonora che genera, rimane incredibile a livello di aderenza al modello originale di suono. C'è la componente di energia nella bassa frequenza, ma non c'è in qualche modo quello sporco, quel ridondante, quel rimbombante di cui purtroppo siamo abituati all'ascolto. Uno dei motivi in qualche modo che ha portato l'alta fedeltà a avere una struttura della gamma bassa che la rende molto diversa e immediatamente riconoscibile per chi è abituato ad ascoltare della musica dal vivo, è che la musica dal vivo, tutta la parte bassa e medio-bassa, è molto pulita, tersa, linda, ha energia, espressività, ma non ha niente addosso di non pertinente. Nella riproduzione alta fedeltà, anche in virtù di questo meccanismo, rimane sempre molto più gonfia, carica di rumori, di tutta una serie di cose che se non ci fossero sarebbe molto meglio. Ecco, in questo momento ti fermo perché anticipo una domanda che probabilmente potrebbe farti un nostro ascoltatore. E nelle altre amplificazioni norma cosa succede? Allora, succede che abbiamo stabilizzato tutte le altre alimentazioni, ad esempio in un amplificatore di potenza sono alimentati separatamente e con alimentazione stabilizzate gli strati d'ingresso e gli strati driver. Per tutta una serie di motivi
pratici non è possibile adottare una soluzione di questo genere anche in un applicatore convenzionale. Un po' come dire, se ho una utilitaria non posso pretendere, alzando il cofano di torace sotto un motore a 12 cilindri, che magari sarebbe grande lui stesso come tutta la utilitaria. È anche proprio una mancanza di spazio e di possibilità di implementare certe soluzioni. Anche perché implementare un'alimentazione completamente stabilizzata degli stadi finali di potenza richiede di inserire due amplificatori dedicati a alimentare l'alimentazione positiva e l'alimentazione negativa. E questi amplificatori, utilizzati come puri generatori di tensione ideale, non possono essere degli oggetti molto semplici, dovendo gestire delle correnti molto elevate, delle velocità di erogazione della corrente anch'esse molto elevate. Per certi versi devono essere migliori o in limiti uguali come caratteristiche complessive all'amplificatore che devono alimentare, altrimenti diventano poi loro il collo di bottiglia. Per cui capite che in una amplificazione convenzionale non è possibile spingersi oltre a certi livelli di complessità. Ecco, una nota a margine, visto che stiamo toccando il tema dell'alimentazione, è relativamente alle alimentazioni switching, le quali, viste dall'ottica, dalla prospettiva nella quale abbiamo analizzato alcuni fenomeni oggi, possono essere molto interessanti, nel senso che funzionando loro a delle frequenze molto più alte, per il meccanismo intrinseco nel quale sono state concepite, hanno maggiore probabilità e possibilità di dare un'alimentazione più aderente al modello teorico, quindi più stabile, con meno ripple, meno intermodulazioni fra la corrente erogata e l'alimentazione. Quindi non sarebbero da scartare a prescindere. Purtroppo l'effetto collaterale è molto pesante e devo dire finora, per quello che ho avuto modo di sentire, non è mai stato completamente risolto, è il fatto che per la frequenza a cui lavorano creano una serie di disturbi condotti irradiati in alta frequenza non facili da contenere e che in qualche modo vanno a contaminare, perturbare tutta la catena d'ascolto. Quindi non possiamo isolare il singolo aspetto dall'alimentazione switching dal fatto che poi essa si va a ripercuotere anche su tutte le altre apparecchiature che sono collegate. Ecco, come ultima considerazione mi sentirei di ribadire quanto abbiamo già detto anche nella puntata precedente, ovvero dobbiamo inquadrare l'influenza dell'alimentazione nell'ambito che le è di pertinenza. Capisco che agli occhi di una persona che non abbia una grande esperienza tecnica, una volta aperto un amplificatore, venga spontaneo andare a osservare l'alimentazione, in qualche modo fare una sorta di parallelo, anche immaginario, fra come l'apparecchio potrà suonare e come è stata realizzata l'alimentazione. Ma non è sempre così, non è detto, nel senso che i meccanismi di influenza che portano un dispositivo elettronico per la riproduzione a suonare in un modo piuttosto che nell'altro non dipendono solo dall'alimentazione. È come se l'alimentazione in qualche modo avesse il compito estremamente importante di fornire l'energia, ma poi chi direziona questa energia per ottenere un certo risultato sono degli aspetti all'interno di un'elettronica per certi versi molto più importanti, anche se molto più piccoli e meno percepibili. Quindi è come se in qualche modo esistesse un limite asintotico oltre il quale, anche migliorando all'estremo la qualità dell'alimentazione, poi emergono quelli che sono gli altri fenomeni di influenza. Alle volte dico in modo un po' colorito, ecco, che possiamo dare anche le migliori biade di questo mondo a un asino, ma non per questo diventerà un puro sangue. Anzi, è più facile che il puro sangue alimentato anche in modo un po' pressapochista corra più veloce dell'asino alimentato con il miglior cibo che esista, ecco. Per capire un po' anche la differenza che può esistere fra l'alimentazione intesa come energia disponibile e alla fine il risultato finale, mi viene in mente un esempio, un aneddoto che per certi versi può essere assimilabile. Ecco. Qualche anno fa avevo come moto la Yamaha 1000 GTS. Per chi la conosce era una moto molto particolare, con una geometria di sospensione
frontale unica, mai più stata replicata su nessun'altra moto, ma essendo stata concepita negli anni 90 aveva come limite una potenza erogabile di 100 cavalli, perché all'epoca in Germania c'era il limite di 100 cavalli, per cui quando quel modello è arrivato in Europa è stato tarato per avere 100 cavalli disponibili. Qualche anno dopo dall'acquisto, una delle moto che era considerata un po' riferimento era una versione sportiva della K100 della BMW, che aveva una potenza di circa 170 cavalli, quindi molto più alta dei 100 cavalli della Yamaha. Allora un sabato che c'era la possibilità di andare a provare le moto presso il concessionario BMW, sono andato e ho fatto una prova di una trentina di chilometri con quel modello che mi sarebbe piaciuto in qualche modo collaudare. E devo dire che è stato per certi versi scioccante entrare in contatto con una filosofia che per certi versi ha dei punti di attinenza con quello che stiamo raccontando in questo contesto, ovvero per chi è abituato ad andare in moto può capire che cosa intendo. Ecco. Immaginiamo di avere un percorso misto, rettilineo e curve. Arrivi in fondo al rettilineo, freni, imposti la curva, la prima cosa che tieni da fare quando sei a metà curva è accelerare e utilizzare l'accelerazione per uscire dalla curva. Ecco, ciò che mi ha completamente destabilizzato nella BMW era che, pur essendo molto potente, la risposta all'acceleratore era un po' assimilabile a quella che può avere un impiegato pubblico in Italia, ovvero tu dovevi compilare un modulo nel quale chiedevi al motore, bontà sua, che accelerasse. L'impiegato metteva il timbro, lo passava al suo... Insomma, alla fine di tutta questa prassi burocratica o qualcuno decideva che era autorizzato il motore a accelerare. Ecco, peccato che in tutto questo iter burocratico tu eri arrivato all'ingresso della seconda curva dove ti sarebbe invece stato utile frenare invece che accelerare. Ritornato sulla mia Yamaha con molta meno potenza ma una reattività decisamente più immediata, mi sono reso conto che alla fine, dopo aver toccato con mano, il valore della potenza in sé era assolutamente ininfluente, era molto più importante come veniva erogata, la rapidità, la curva di coppia, la risposta, il feeling che dava chiedere la potenza e riceverla in cambio. Ecco, per certi versi possiamo fare un parallelo rispetto al nostro mondo, ovvero avere anche in un amplificatore un'alimentazione sovradimensionata, grande potenza disponibile, capacità, tutto quello che vogliamo, ma poi la circuitazione che andrai a elaborare questa potenza teoricamente disponibile non è all'altezza o è strutturata in un certo modo, alla fine sarà lei che diventerà il collo di bottiglia e l'elemento dominante, per cui l'alimentazione è importante, sì, fino a un certo punto è inserita in un contesto generale. Non deve diventare l'unico elemento di valutazione per un'apparecchiatura. Ecco, abbiamo creato un po' di suspense rispetto a quelli che sono gli altri elementi che hanno una reale influenza. Allora io ti chiedo, gli altri meccanismi quali sono? Sicuramente fra questi meccanismi fondamentali non possiamo non considerare la topologia circuitale. Per topologia circuitale si intende appunto come è realizzato a livello di concezione teorica e di implementazione pratica tutta la sezione elettronica che alla fine deve prendere in carico e gestire il segnale fra l'ingresso e l'uscita. Ecco, purtroppo una disamina un po' approfondita di questi concetti esula dallo scopo di questi canali, nel senso che può essere seguita solo da persone che abbiano le conoscenze dell'elettronica, l'esperienza, abbiano potuto mettere in relazione alcuni tipi di circuitazione con alcuni risultati, quindi in qualche modo esula da ciò che è il nostro obiettivo, il nostro scopo. Quindi per forza di cose dovrò analizzare, parlare di questi temi in modo, consentitemi il termine, semplicistico, ma all'unico scopo di renderli facilmente comprensibili come intuizione di un concetto. Quindi anche le parole che userò sono parole più evocative che descrittive di un fenomeno fisico preciso, puntuale. Quindi mi sia consentito una certa libertà di linguaggio per cercare di far cogliere un po' l'essenza, ecco, di quello che sono i fenomeni coinvolti. Iniziando a parlare della topologia circuitale, secondo me il primo argomento da toccare è analizzare
i due mondi che sono apparentemente agli antipodi, valvole e tubi a vuoto, elettronica a stato solido. Dico che sono gli antipodi perché purtroppo nel tempo si è un po' creata una sorta di tifoseria, di partigianeria, dove da una parte c'è chi sostiene che solo lo stato solido sia in grado di fare alcune cose, dall'altra parte all'opposto c'è chi sostiene che solo i tubi e le valvole riescono a fare questo, per cui sarebbe interessante quantomeno cercare di capire quali sono gli elementi dei due approcci che in qualche modo si ripercuotono sul risultato finale e come si ripercuotono sul risultato finale. Allora, iniziando dalle valvole, quali possono essere i pro e contro del loro utilizzo? Innanzitutto è innegabile che abbiano un grado di fascinazione molto elevato. Al buio, vedere un dispositivo a vuoto, acceso, che illumina col suo calore residuo l'ambiente, eccetera, eccetera, non può lasciarci indifferenti, come se in qualche modo andasse a lavorare su degli archetipi fondamentali dell'essere umano, per cui in qualche modo già ci ben dispone. Ecco, e questo va tenuto presente perché in qualche modo probabilmente già polarizza la percezione del risultato finale. Detto questo, le valvole in qualche modo hanno delle caratteristiche che sono contemporaneamente dei grandi pregi ma anche dei grandi limiti. Innanzitutto la loro semplicità, ovvero il numero di dispositivi a vuoto che sono disponibili sono estremamente limitato. Con 2 o 3 tipologie di dispositivi alla fine si realizzano tutte le circuitazioni a valvole. Non hanno la possibilità di avere dispositivi complementari. Quindi tutte le circuitazioni che vengono messe in atto sono circuitazioni non complementari. Proprio in virtù o a causa della loro semplicità costringono a utilizzare delle circuitazioni dove nel percorso del segnale sono presenti dei componenti che assumono una grande importanza. Parlo ad esempio ai condensatori interstadio, i condensatori di accoppiamento o in certi casi i condensatori d'uscita, oppure il trasformatore interstadio e i trasformatori d'uscita. Cioè non è possibile immaginare una circuitazione a valvole all'atto pratico che non abbia sul percorso del segnale un numero non trascurabile di questi componenti. Quindi alla fine il risultato d'ascolto complessivo è data dalla somma o dall'interazione delle caratteristiche della valvola in sé più tutti gli altri componenti passivi che sono indispensabili per realizzare una certa circuitazione. Il fatto poi che le circuitazioni che si possono realizzare sono strutturalmente molto semplici comporta anche che hanno una distorsione sicuramente più alta rispetto a un'elettronica a stato solido. Se da una parte è vero che la distorsione generata è maggiormente di seconda armonica e quindi per certi versi meno sgradita all'orecchio umano, è altresì vero che a un orecchio allenato riconosce con buona facilità la presenza di una valvola e della distorsione tipica che questa valvola genera. Se poi parliamo di amplificatori di potenza che utilizzano le valvole come dispositivi di potenza, qui la situazione diventa ancora più, tra virgolette, critica, nel senso che è immediatamente riconoscibile l'impronta di questi componenti. Così come esperienze diffuse che cambiando una valvola piuttosto che un'altra, le caratteristiche sonore cambiano in modo anche radicale. Ma se cambiano in modo così radicale vuol dire che in realtà stiamo ascoltando una delle n versioni possibili e quindi è come se in qualche modo di base ci fosse già una rinuncia a avere qualcosa di completamente trasparente mi consenta di andare ad ascoltare ciò che effettivamente era stato registrato per al lato pratico darne una delle possibili interpretazioni. Detto questo, va riconosciuto che per il meccanismo fisico con cui una valvola lavora, il tipo di suono che esce e il tipo di colorazione e di distorsione che in qualche modo presenta il segnale in uscita è per certi versi, scusatemi l'espressione, maggiormente biocompatibile con il nostro sistema percettivo, ovvero ci dà meno fastidio rispetto a quello che può darci un'elettronica a stato solido. Ciò non vuol dire che non siano effetti da colorazioni anche ben evidenti. Dall'altra parte invece abbiamo i dispositivi a stato solido che hanno cominciato a introdursi verso la fine degli anni 60 e che in qualche modo oggi rappresentano
l'orizzonte tecnologico di base che abbiamo di fronte. Le valvole rappresentano un retaggio storico di pertinenza di certe particolari nicchie, ma al di fuori di queste nicchie non hanno praticamente rilevanza. Il vantaggio che hanno i dispositivi a tetto solido in qualche modo è legato alla loro maggiore facilità di costruzione. Quindi innanzitutto abbiamo un maggior numero di componenti disponibili a livello di tipologia. Abbiamo i transistor bipolari, i FET, i MOSFET e diversi altri dispositivi che sono stati introdotti. Quindi il ventaglio di possibilità a cui un progettista può attingere è sicuramente molto più ampio rispetto a quello offerto dalle valvole. Un altro aspetto importante è che praticamente di tutti i dispositivi esiste anche il dispositivo complementare, quindi esiste la polarità positiva e la polarità negativa. Questo consente di poter realizzare delle circuitazioni che nel loro insieme sono in grado di gestire in modo quasi simmetrico le polarità positive e le polarità negative, cosa che nelle valvole questo non è possibile. Anche la facilità con la quale i dispositivi di potenza riescono a gestire correnti e potenze elevate, specie negli amplificatori, ci dà sicuramente un grande vantaggio, almeno dal punto di vista teorico. Altro vantaggio, anche se non dovremmo considerare un vantaggio, ma è comunque una caratteristica, è che il costo dei dispositivi a stato solido è decisamente, almeno per la stragrande maggioranza dei componenti, più basso rispetto alle valvole. Facendo un parallelo con il discorso della biocompatibilità che abbiamo accennato per le elettroniche a valvole, purtroppo lo stato solido, per come è il meccanismo di conduzione all'interno dei dispositivi, per tutta una serie di motivazioni fisiche, genera una struttura di distorsione e di alterazione del segnale musicale che transita attraverso un dispositivo a stato solido decisamente meno biocompatibile rispetto alle valvole, nel senso che è molto più facile avvertire dell'acidità, delle distorsioni sgradevoli, della presenza di rumore granulare e tutta una serie di altri effetti negativi dovuti all'utilizzo dello stato solido. Quindi da una parte abbiamo le valvole che sono strutturalmente più semplici, più limitate, ma più in linea con il nostro sistema percettivo. Lo stato solido che potenzialmente potrebbe avere caratteristiche molto interessanti, ma che spontaneamente tende a suonare in modo per certi versi sgradevole. E questo è uno degli aspetti più critici dell'apparecchiatura a stato solido, perché avendo a disposizione molti componenti a costo tutto sommato basso, è molto facile farsi prendere la mano, ovvero molte delle circuitazioni nelle quali possiamo andare a imbatterci analizzando le apparecchiature utilizzano in modo, direi, da una parte improprio e dall'altro decisamente in sovrannumero i componenti a stato solido. E questo alla fine, sia dal punto di vista teorico e concettuale, può gratificare il progettista e magari anche chi effettua le misure tecniche su queste apparecchiature, dal lato pratico penalizza molto le caratteristiche d'ascolto del suono che esce da queste apparecchiature. A questo punto però è praticamente implicita e doverosa una precisazione, ovvero se io ho deciso di realizzare apparecchiature a stato solido, dopo aver sperimentato in passato anche molte apparecchiature a valvole, è perché mi sono reso conto che le potenzialità che hanno alcuni dispositivi a stato solido, se utilizzati in un certo modo, possono arrivare a delle prestazioni sonore, musicali, a mio avviso inarrivabili rispetto all'elettronica a valvole, a livello di neutralità complessiva, di senso di aderenza all'evento musicale originale, senza che questo sia contaminato, ma lasciato nella sua espressività più pura, direi, ci possiamo arrivare solo utilizzando delle elettroniche a stato solido, concepite però in un modo estremamente particolare. Beh, certamente è uno statement molto molto forte e per certi versi anche controverso. E secondo te molti non saranno d'accordo con noi? Posso immaginare che molti non siano d'accordo con noi, anche perché, come accennavo prima, è come se si fossero formate queste due tifoserie, valvole contro stato solido.
Oddio, per certi versi sarebbe anche interessante immaginare una partita di calcio fra valvolisti e statosolidisti, ammesso che si possa dire così, di cui si può per certi versi immaginare anche un po' l'esito, nel senso che molto spesso le persone amanti delle valvole sono persone già un po' avanti con gli anni, per cui sarebbe quasi una partita già con un destino segnato. Ecco, però, vabbè, a parte le battute. È un tema controverso e posso capire anche perché lo sia, perché dipende molto anche dalla soggettività e dall'approccio di una persona. Ci sono persone che come approccio si fidano quasi unicamente delle loro orecchie senza cercare di comprendere che cosa succede. E ci sono altre che si fidano solo della loro mente e non delle loro orecchie. Qualcuno si fida solo dalle misure, per cui è facile che si crei questa contrapposizione. All'atto pratico però se andiamo a ascoltare i risultati con capacità di giudizio, di valutazione, di comprendere una catena nella sua complessività e di avere anche delle aspettative realistiche su ciò che è contenuto nella registrazione e ciò che ne dovrebbe uscire, sono convinto che certe contrapposizioni potrebbero trovare un punto d'intesa. Detto questo, mi sento anche in questo contesto di ripetere un'affermazione che faccio abbastanza spesso, ecco, che al di là di ciò che sono le potenzialità dello stato solido, mi sento di convenire su un aspetto, ovvero che se prendiamo una persona bendata e le facciamo scegliere a caso un amplificatore a valvole fra 100 amplificatori a valvole e un'altra persona bendata alla quale facciamo scegliere un amplificatore a stato solido, scelto a caso fra 100 amplificatori a stato solido, è molto più probabile che l'amplificatore a valvole suoni meno fastidioso rispetto a quello a stato solido. Quindi posso capire gli amanti delle valvole che in qualche modo osservano con una certi casi sufficienza chi usa un amplificatore a stato solido, perché purtroppo è vero, ci sono tanti amplificatori a stato solido che sono quantomeno perfettibili, ecco, sotto quell'aspetto. Dall'altra parte possiamo anche capire che gli amanti dello stato solido alcune volte, ascoltando certe redazioni a valve, si chiedono se lo scopo è una riproduzione a alta fedeltà o una delle n interpretazioni possibili. Benissimo, abbiamo fatto cenno della topologia circuitale che sarà l'oggetto della prossima puntata e quindi vi ringraziamo per averci ascoltato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti e grazie mille. Grazie a voi.